Nell'ultimo mese sono e siamo tornati a ritmi simili al normale, oltretutto ho fatto tantissimi investimenti e spostamenti. Il primo, come vedete, è quello di tornare momentaneamente per parte dell'estate qui in Italia, dove farò le vacanze per poi tornare a Londra a settembre. Poi nell'ultimo mese ho iniziato a diversificare il mio portafoglio cripto e ho preso nuove posizioni nei mercati finanziari. Quindi ragazzi, state con me fino alla fine perché in ogni minuto di questo video ci sono novità. Per chi non lo sapesse, questa è la rubrica mensile dove tengo traccia dei miei investimenti passati e dei miei piani e progetti futuri. Faccio tutto questo per creare una discussione costruttiva tra di noi, quindi qui sotto nei commenti ditemi cosa ne pensate. Per chi fosse alla prima puntata di questa rubrica, il video si struttura così. Prima c'è una revisione dei miei investimenti passati, poi si passa agli investimenti nell'ultimo mese ed infine vado a parlare dei miei piani e progetti futuri. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo che io non sono un consulente finanziario, ma un ragazzo di 22 anni che sta condividendo la propria esperienza nel mondo degli investimenti. Quindi prima di fare ogni spostamento fai le tue opportune analisi. Ora iniziamo. Tutte quelle che sto per menzionare sono piattaforme di peer-to-peer lending. Per non ripetere ogni volta cosa sono, qui sotto in descrizione vi lascio il link a una marea di informazioni e approfondimenti. Poi, dopo esservi informati ed aver analizzato i possibili rischi che queste piattaforme hanno, se volete, sempre qui sotto in descrizione vi lascio tutti i link per accedere a queste piattaforme ed avere anche un qualche bonus al vostro primo investimento. Detto questo, parto con la veloce carrellata. La prima piattaforma nella quale investo si chiama Bondora. Nell'ultimo mese non ho depositato nulla, ma ho ottenuto circa 44 euro di interessi. La seconda piattaforma nella quale investo si chiama Mintos. Qui non ho depositato nulla, ma anzi sto ritirando. Nonostante ciò, nell'ultimo mese ho guadagnato 30 euro di interessi. La terza piattaforma nella quale investo si chiama Estate Guru. Qui si fa peer-to-peer lending per l'immobiliare, quindi prestiti per progetti immobiliari. Qui non ho depositato nulla, ma ho ottenuto circa 5 euro di interessi dai soldi precedentemente depositati. Quarta piattaforma, Rendimento Etico. Anche qui si fa peer-to-peer lending per l'immobiliare. Nell'ultimo mese non è cambiato nulla perché qui gli interessi ti vengono pagati soltanto alla fine di un progetto. Quinta e ultima piattaforma di peer-to-peer lending, Twino. Qui non ho depositato nulla, ma ho guadagnato circa 1 euro di interessi, per un totale guadagno nel peer-to-peer lending di 80 euro e 58 centesimi nello scorso mese. Ho già spiegato in altri video cosa penso di questi investimenti. Io li vedo come investimenti a lungo termine con dei rendimenti migliori e per questo con un rischio più alto. Anche se poi in questo momento sto prelevando i miei soldi da queste piattaforme perché reputo che nei mercati finanziari ci siano migliori opportunità. Poi, se volete andare ad approfondire il mio andamento in questa tipologia di investimenti, qui sotto in descrizione vi lascio il link ad una pagina del mio blog che si chiama Income Graph, nella quale ci sono tutti i grafici di tutti gli andamenti in queste piattaforme. Ora, parlando sempre di vecchi investimenti, prima di passare direttamente ai mercati finanziari, voglio darvi un aggiornamento dallo scorso mese dove avevo creato il mio fondo d'emergenza con Marcus e avevo depositato 10.000 sterline. Quel conto savings ha un interesse poco superiore all'1% e nell'ultimo mese ho guadagnato circa 9 sterline. Vi aggiorno anche sul Vault Savings di Revolut. Entrambi questi conti sono easy access. Quello di Revolut ha un interesse dello 0,8%. Li ho depositato un po' di più proprio per la comodità nel deposito e nel prelievo, e con quel conto nello scorso mese ho ricevuto circa 13 sterline di interessi. Come sempre, tutte le fonti delle cose che menziono le trovate qui sotto in descrizione. Purtroppo però questi conti sono disponibili soltanto per i residenti nel Regno Unito. Con questa parte volevo darvi soltanto un aggiornamento del loro funzionamento rispetto al mese scorso in cui li ho iniziati. Probabilmente da qui in avanti non li menzionerò più in questa rubrica perché non sono nulla di così interessanti, sono soltanto due conti savings. Ora direi che possiamo passare ai mercati finanziari. Come sapete, nello scorso anno fiscale britannico ho iniziato il mio Investment Savings Account, degli account con free allowance fino a 20.000 sterline disponibili soltanto per i residenti nel Regno Unito, dove non si devono poi andare a pagare le tasse sui profitti. Come sapete, 4.000 sterline di questi 20.000 le ho depositati su un robo-advisor che si chiama Nutmeg. Essendo anche un account Lifetime ISA dedicato all'acquisto della prima casa, il Regno Unito ti dà anche 1.000 sterline bonus, ed essendo questo un robo-advisor rispecchia molto l'andamento del mercato, e dato che negli ultimi mesi il mercato globale è salito, mi trovo ora con un profitto di 834 sterline. Probabilmente andranno su e giù, ma questo è un investimento a lungo termine che ho depositato e lascerò lì, nel quale depositerò annualmente dei soldi e probabilmente lascerò lì per una decina d'anni. Con questo conto di Nutmeg dovrei anche avere dei link invito a un amico. Voi per sicurezza andate a controllare qui sotto in descrizione e se ci sono ve li metto. Ora invece passiamo ad un aggiornamento sul mio conto di investimenti su Trading212 che gestisco attivamente. Nell'ultimo mese ho venduto le mie azioni di Walgreens con un profitto minimale se non nullo. Dato che il mercato attualmente è molto volatile, voglio investire soltanto in aziende in cui credo a lungo termine, in modo tale da evitarmi errori
valori emotivi. Poi queste qui a fianco sono tutte le posizioni che ho all'interno di quel conto. Quelle più piccole come National Grid e Under Armour non sono acquistate da me, sono i bonus che si ottengono all'apertura del conto. Se volete avere anche voi in bonus un'azione gratuita, qui sotto in descrizione vi lascio il mio link invita un amico e io vi ringrazio perché oltre ad ottenere voi un'azione bonus farete ottenere anche a me un'azione bonus. Grazie mille. Mentre le due nuove posizioni che vedete sono due ETF che ho intenzione di accumulare in questo portafoglio ISA. Il primo ETF ticker AMIM è un ETF di iShares sui mercati emergenti, mentre il secondo ticker XD9U è un ETF di Xtrackers che cerca di emulare l'S&P 500. Questi due ho intenzione di accumularli nel corso del tempo facendo degli ingressi mese per mese. Parlando di piani di accumulo, se volete io sto facendo un piano di accumulo pubblico presupponendo le possibilità di una famiglia media italiana, investendo circa 400 euro al mese su due ETF e Berkshire Hathaway, conglomerato enorme gestito da Warren Buffett che è forse il più ricco e famoso investitore di tutti i tempi. Trovate il link per andare a vedere il mio portafoglio che man mano sto ottimizzando qui sotto in descrizione. Per fare tutto questo sto utilizzando il broker eToro perché permette in modo semplice di vedere in tempo reale e pubblicamente il portafoglio ed oltretutto permette a chi volesse di copiarlo in maniera automatica selezionando la propria cifra investita. Però prima che lo andiate a copiare ad occhi bendati ci tengo a ribadire che io non sono un consulente finanziario e prima di fare un qualsiasi investimento dovete approfondire e fare le vostre opportune considerazioni. Se volete qui nel mio canale trovate tantissime informazioni utili, ma poi cosa ancora più importante andate ad ascoltare fonti e opinioni differenti per formare la vostra propria idea. Ed infine fatto tutto questo, se volete trovate il link del mio portafoglio qui sotto in descrizione. Rimanendo sempre nei mercati finanziari sto provando altri due robo-advisor. Questo lo faccio per voi perché i robo-advisor stanno andando sempre più in voga e io voglio capire e vedere qual è il migliore. Sto provando, come vi dicevo lo scorso mese, Oval e in questo mese ho iniziato a provare Plum, Prugna. Su Oval vengono depositati settimanalmente alcuni soldi in base ad alcune azioni che posso fare, poi questi soldi vengono investiti automaticamente in due portafogli disponibili nell'applicazione. Su Plum invece il concetto di come e quanti soldi vengono depositati è completamente diverso perché tu ci devi collegare il tuo conto bancario ed in base ad un'intelligenza artificiale e alcuni parametri che tu scegli, Plum decide settimanalmente quanti soldi prelevare dal tuo conto. Dopodiché questi soldi vengono investiti su portafogli che io ho scelto. La cosa figa è che su Plum la scelta dei portafogli è più ampia e alcuni di questi portafogli sono ETF gestiti da Vanguard. Purtroppo però da quel che so Plum ora è disponibile soltanto nel Regno Unito anche se stanno per aprire in tutta Europa. Comunque di entrambe le applicazioni trovate il link qui sotto in descrizione. Per Oval dovrebbe esserci anche un bonus di 5 euro al vostro primo investimento. Ora è arrivato il momento cripto e qui ci sono una valanga di novità. Innanzitutto ho preso la mia ultima posizione sul Bitcoin a circa 8200 euro. Come sapete era da tempo che prendevo posizioni sul Bitcoin con la strategia del dollar cost average. Il mio ingresso medio è circa a 6500 euro e ora dato che il prezzo del Bitcoin si trova a più di 8000 euro sono in profitto. Nel prossimo mese farò anche alcuni conti personali per vedere se continuare ad accumulare qualche Bitcoin. Comunque se vi iscrivete al canale sarete sempre i primi a sapere queste cose. Se foste interessati io i miei Bitcoin li compro su Coinbase Pro, in alternativa c'è l'applicazione di Conio che è molto più semplice e immediata. Qui sotto in descrizione trovate i link e per Coinbase ci sono anche 10 dollari bonus. Ora con i Bitcoin che ho accumulato ho fatto e ho intenzione di fare diversi test. Il primo test che ho fatto è stato il mese scorso con la piattaforma Crypto.com che con la loro funzione Crypto Earn ti permette di guadagnare degli interessi direttamente pagati in Bitcoin per i Bitcoin che depositi al loro interno. Ora sto facendo una prova e ho depositato 0,31 Bitcoin all'interno della loro piattaforma e nell'ultimo mese ho guadagnato 2 euro in Bitcoin di interessi. Questa applicazione la sto approfondendo in questo momento e potrebbe essere una buona soluzione dove tenere una percentuale del mio holding Bitcoin. Oltre alla funzione Earn, questa applicazione fa veramente tantissime altre cose. Vi consiglio di andarla solamente a provare. Oltretutto con il mio codice e il mio link invita un amico che trovate qui sotto in descrizione potete avere 50 dollari gratuiti in controvalore nella loro cripto MCO. Poi in questo momento per festeggiare il loro anniversario hanno tagliato tantissime commissioni, addirittura si riescono ad acquistare criptovalute con carta a commissione zero. Ed io, dato che volevo anche diversificare il mio portafoglio cripto, ho testato questa cosa personalmente comprando dal loro exchange ed è così, è commissione zero con acquisto in carta. Poi però comunque bisogna stare attenti allo spread che per alcune criptovalute che hanno volumi bassi è un pelo altino. Ma ora vi faccio vedere tutto quello che ho comprato per differenziare il mio portafoglio cripto. Ma come sapete non è finita così perché io acquisto sempre in dollar cost average, quindi in questi mesi continuerò ad accumulare alcuni altri
altcoin. Questo è lo screen di quello che ho comprato nell'ultimo mese nell'applicazione crypto.com. Ho investito circa 3.000 euro. Ora vedrete tantissime criptovalute e progetti interessanti. Per questioni di tempo non riesco a spiegarvi tutto ora, però se siete interessati fatemelo sapere nei commenti, e in futuro, se c'è interesse, andrò a spiegarvi uno a uno i miei acquisti e vi farò vedere anche tutto il mio intero portafoglio cripto. Ora è arrivato il momento dei miei progetti futuri, anche se tanti poi li ho già detti in precedenza. Il primo, come vi ho già detto poco fa, è accumulare altri altcoin e progetti interessanti nel mondo cripto. Poi, sempre nel mondo cripto, nel prossimo mese voglio provare diverse piattaforme che ti danno un interesse sulle criptovalute depositate, come per esempio Nexo, BlockFi e Celsius Network. Per quel che riguarda il peer-to-peer lending, come vi ho già detto in alcuni altri video, la mia intenzione è quella di prelevare sempre di più e continuare questa diversificazione tra mercati finanziari, criptovalute ed altri investimenti. Oltretutto penso che il prossimo mese, dato che tutti i miei investimenti si stanno intrecciando sempre di più, probabilmente cambierò la struttura di questa rubrica. Ed infine, proprio nell'ultimo mese ho iniziato ad impostare e ottimizzare una struttura aziendale che mi permetta di fare investimenti direttamente con la mia azienda piuttosto che farli da me come persona. Di questo sicuramente ve ne parlerò appena tutto sarà pronto, ma non è così semplice, quindi ci vorrà un attimo di tempo prima che il tutto sia pronto. Poi per il mese prossimo, nonostante sia luglio, ho in programma veramente tantissime cose da farvi vedere sul canale, dato che finalmente si potrà tornare a viaggiare con molta più tranquillità, e con il viaggio finalmente riuscirò a portare avanti i progetti che mi si erano fermati. Poi sfortunatamente in questo momento non sto riuscendo a fare tantissime live sul canale Viola dove rispondere alle vostre domande, perché ad Albignasego Padova la connessione fa abbastanza schifo. Mi sto attrezzando in altri modi in modo da tornare al più presto, quindi se siete interessati andatemi a seguire anche lì. Detto questo, iscrivetevi se non volete perdervi nessun altro video, lasciate un mi piace se il video è stato interessante e vi è piaciuto, e come sempre ditemi nei commenti se volete vedere qualcosa in particolare. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!